La Renault 5 era parcheggiata a una cinquantina di metri dalla strada principale. Sul cofano, con il viso rivolto verso il cielo, era distesa una ragazza. Le gambe, con i jeans e gli slip arrotolati alle caviglie, penzolavano all'altezza della targa. Un rivolo di sangue ormai coagulato scendeva, partendo dalle cosce, sino a formare sul prato una pozza nerastra. La maglietta, in origine bianca, era avvolta intorno al collo. Le braccia erano innaturalmente ruotate all'interno, come quelle di un manichino al quale sono stati spezzati i cardini che legano gli arti alle spalle. Edito da Sperling e Kupfer e pubblicato nel 1993, Coniglio e martedì è scritto da Aurelio Mattei, criminologo e consulente del SISDE, nonché collega di studio del professor Francesco Bruno. Così, in una intervista al Corriere della Sera, descriveva la sua opera Aurelio Mattei. Per descrivere la personalità di un assassino, la scienza non basta da sola. Occorre una pluralità dei punti di vista che soltanto il romanzo può offrire. Mi sono sì serviti la conoscenza dei comportamenti patologici, ma durante la scrittura mi è stato utile soprattutto un lavoro di autoanalisi. Mi sono messo nei panni del mostro. Ho pensato a come avrebbe reagito una persona normale in una situazione estrema. Il titolo ha poca attinenza con la vicenda, avendo solo alcuni riferimenti occasionali alla pietanza, cioè il coniglio, preparata di martedì da una donna, tale Francesca, con la quale il Lio narrante avrebbe intrattenuto una relazione affettiva. Si inizia partendo dalle dediche e anche qui le particolarità non vengono a mancare. La prima è infatti a Franco Ferracuti, psichiatra e criminologo tra i più famosi dell'epoca, uomo della CIA e massone, collega stretto di Aldo Semerari, nonché mentore del professor Francesco Bruno, divenuto consulente tecnico della difesa di Pacciani nel 1994, dopo aver ricoperto incarichi istituzionali presso il SISDE fino al 1987. 6 agosto 2001, dal sito ADN Cronos. È uno psicologo che per anni è stato consulente del SISDE, uno dei nuovi personaggi chiave che potrebbero portare contributi importanti per risolvere il caso del mostro di Firenze. Secondo quanto anticipato il Corriere della Sera, sarebbe Aurelio Mattei, accusato nel 1997 di aver ipnotizzato Gabriella a letto, la super testimone del delitto di Marta Russo, portandola ad accusare Salvatore Ferraro e Giovanni Scattone. Gli agenti della squadra mobile di Firenze hanno perquisito la sua abitazione e il suo ufficio, sequestrando documenti riguardanti la vicenda del serial killer, che tra il 68 e l'85 ha commesso 17 omicidi. L'altro personaggio chiave è il criminologo Francesco Bruno, professore di medicina legale all'Università di Roma, la cui abitazione e studio a Roma sono stati perquisiti dalla polizia tra martedì e mercoledì. Anche a Bruno sono stati sequestrati documenti, appunti e floppy disk. Bruno ha fatto parte tra il 94 e il 95 del pool difensivo di Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale Val di Pesa, indicato come il possibile assassino. Su tale vicenda non emerse niente di significativo e Aurelio Mattei, come il professor Bruno, non vennero mai indagati. In un'intervista sempre del 2001 al Tirreno, il professor Bruno così riferiva: «Professore, ma lei sa chi sia il mostro?» «Sì, diciamo che alcuni collaboratori su mia indicazione sono arrivati a un personaggio che ritenevo compatibile con l'analisi del maniaco. Chi sta investigando a Firenze sa tutto. Il nome e il cognome della persona sono scritti nel rapporto che io feci per il servizio, materiale che avrei consegnato spontaneamente se solo me lo avessero chiesto, senza necessità di ottenerlo percorrendo vie giudiziarie. Ma non solo c'è il nome del personaggio, c'è anche quello di una casa di cura che quell'uomo a suo tempo, siamo tra l'86 e l'87, dirigeva. Qui occorre fare qualche passo indietro. 15 anni fa un uomo, una donna e un bambino, barbe finte,
Collaboratori dell'allora funzionario del servizio civile entrarono con una scusa in questa casa di cura in provincia di Firenze, una villa per malati mentali, e incontrarono un uomo. Quell'uomo era la persona alla quale ero arrivato, continua lo psichiatra. Dopo accertamenti e anche un sopralluogo. Era stravagante. In che senso? Aveva lo studio pieno di quadri, tutti raffiguranti dei Pierrot, 10 immagini della stessa maschera. Aveva inviato in questa villa Aurelio Mattei? No, Mattei non c'entra nulla. Ha un significato particolare il Pierrot secondo lei? È una maschera tragica, rappresenta la frustrazione sessuale. Non c'erano solo stranezze, c'era anche un elemento oggettivo che però non le posso dire. E che fine ha fatto adesso il direttore della villa? Mi risulta sia sparito dalla circolazione. Scrive ancora Bruno: nella vita di Santa Teresa fu fondamentale l'incontro con San Giovanni, altro mistico spagnolo. Giovanni della Croce produsse una teoria secondo la quale solo il creatore è importante, mentre la creatura è nulla e può vivificarsi solo nell'incontro con Dio, attraverso la mortificazione della carne. Non è dunque improbabile, date le analogie tra i delitti e un certo tipo di ascesi, che il mostro sia particolarmente devoto a Santa Teresa e che addirittura egli possa chiamarsi Giovanni. Dovrebbe avere poco più di 50 anni e avrebbe iniziato a colpire intorno ai 20. Mi riferisco al primo delitto, quello del 1968 a Castelletti di Signa, omicidio d'impeto, e avrebbe continuato fino al 94. Uccidendo Francesco Vinci, il suo servo pastore, la Malatesta e suo figlio e una ragazza a Ragusa. E perché fino al 94? Perché in quell'anno inizia il processo Pacciani e lui è deciso a fare piazza pulita di possibili testimoni scomodi. E se è vero, come io ipotizzo, che la pistola passò nelle mani del mostro perché consegnata da Francesco Vinci, può essere molto rischioso processare un innocente. Gli inquirenti però dubitano che il delitto del 68 sia collegato a quelli successivi. Sarebbe bastato alzare gli occhi al cielo per trovare qualche elemento in più. Guardate verso Villa Castelletti, che si vede dal punto esatto nel quale era parcheggiata l'auto. Chi abitava in quella villa? Non mi risulta siano state fatte indagini. Crede nella pista esoterica? Credo alla setta come terreno di coltura nella quale il mostro si è formato, una congrega di individui di ambiente elevato che però nulla potrebbero sapere dei delitti. Lei fu tra i primi a indicare la pista magica. Perché non ne parlò agli investigatori? Il lavoro mi fu commissionato dall'allora capo dei servizi Parisi. Lo consegnai a lui. Lui poi lo smistò al direttore di sezione, che ritengo lo abbia inviato a Firenze, che si è bloccato.